Ciao a tutti, io sono Steve Energy e benvenuti in un nuovo episodio di Westfield. Qui potete vedere quanto abbiamo fatto fino ad oggi. Dopo il nostro Cloverleaf abbiamo allargato la zona campagnola, la zona di Mario l'Agricolo, e abbiamo fatto la prima zona industriale, o meglio scusate, la seconda zona industriale, perché una è qui, l'altra è qua, non ce la dimentichiamo. Questa è la nostra classica zona che è un po' divisa, ci sono un po' di uffici davanti che poi andremo a riempire perché abbiamo un sacco di spazio. Ma cosa ci resta? Ci restano un po' di zone da coprire al centro. Vediamo intanto di prendere giustamente un paio di suggerimenti e vedere se riusciamo a creare qualcosa che non ci manda in disibilio la città. Allora, il primo suggerimento che mi avete dato è quello: perché Steve non sposti questi due pascoli che non c'entrano niente con la zona industriale? Sì, può essere un buon suggerimento, e quindi volevo provare a spostare questi. Ho fatto un po' di prove offline, ho fatto un po' di prove provandolo a mettere qua. Se io vado a mettere una strada in questo punto, o una strada qui, o una strada qui, l'incrocio si va ad incasinare terribilmente. Allora penso di provare adesso in live con voi, mentre sto registrando con voi, una seconda opzione: a metterlo qua, a non collegarlo in queste zone, ma a collegarlo qua. Tanto questa zona va a essere spostata qua dietro. Prima di iniziare a spostare i nostri pascoli, andiamo a spendere due parole sulle Unique Factories, come qualcheduno mi ha suggerito. Dico sempre qualcheduno perché non mi ricordo, ragazzi, abbiate pazienza. E le Unique Factories sono la punta di diamante dell'Industries DLC, quindi delle 4 zone industriali che si possono andare a fare: la Forest, la Farming, la Ore, che è quella mineraria, e la Oil. Noi abbiamo fatto la Farming e la Oil, quindi qui abbiamo messo la Farming e qui abbiamo messo la Oil. Ogni zona produce delle risorse che, come vedete, sono indicate qua. Quindi gli estrattori estraggono per esempio gli alberi vengono processati e diventano carta oppure legname, plain timbers, quindi tavole. Poi per esempio la farming produce o farina o animal products e così via. Per andare a fare le Unique Factories, che si trovano qui, bisogna sempre tenere presente se si hanno le risorse. Allora, questa per esempio, la Toy Factory, come vedete dai simboletti, utilizza il paper e non c'entra niente con il traffico. Utilizza il paper, mette il traffico. Utilizza il paper e il legname. Noi purtroppo non abbiamo la plastica, ma non abbiamo il legname, quindi non possiamo metterla giù, o meglio potremmo mettere giù questa qui, però non riusciremo a fare arrivare le materie prime. Quindi abbiamo scelto quelle che sono più facilmente usabili, che sono la bakery, come vedete, la household plastic factory, perché abbiamo sia il petrolio sia la plastica. Questa non riusciamo perché ci manca il vetro. Questa ce la facciamo perché di fatti abbiamo la plastica, di fatti la clothing factory l'abbiamo messa lì. Potremmo fare anche l'industria petrolifera, forse? No, direi di no perché ci mancano i metalli, quindi questa non la possiamo fare, che abbiamo fatto tutte quelle
che c'era possibile. Qui ci vuole la carta, qui ci vuole la carta e così via. A mano che andiamo a sbloccare tutti i livelli 5, 4 e 5 delle due zone che ci mancano, quindi forestry e ore, ci vengono date disponibili queste nere. È sempre meglio piazzarle in una zona, come vedete attirano parecchio traffico. Perché hanno bisogno di avere le materie prime, quindi sia le persone che ci vanno a lavorare, ma soprattutto i rifornimenti, e quindi bisogna prestare molta attenzione. La production rate, cioè la produzione, si può aumentarla dal 100 al 150%. Uno può anche provare ad aumentarla, però ovviamente le risorse andranno giù, cioè andranno a essere usate molto più velocemente. E si può anche usare i magazzini, cioè qui attorno io ho messo per esempio un magazzino di petrolio, ho messo un magazzino di plastica, di modo da avere disponibile una risorsa che potrebbe anche darmi una mano nella distribuzione alle industrie, a quelle che io chiamo industrie vere, quindi a queste unique factories. Come vedete, per esempio, la bakery potremmo anche provare a metterla al 150, perché dovremmo essere abbastanza messi bene con i rifornimenti. Producono quindi traffico, ma vi danno un sacco di soldi. Come vedete, 5.000, 8.000 e 8.000, 5.000 e l'altra è questa 3.000. Ovviamente hanno bisogno di lavoratori e il materiale che viene importato lo vedete esattamente qua, e sono guadagniamo 3.200 ma ne spendiamo 1.900 per una strana meccanica delle industrie, perché quando non è disponibile esattamente nel momento in cui ne ha bisogno lo va a importare. Anche se io ci metto un magazzino di fianco, non è detto che lo vada a prendere dal magazzino. Non è così chiaro. Se avete altre domande lasciatemele sotto nei commenti. Adesso andiamo a spostare i nostri pascoli. Quindi io proverò a lasciare questo il porto, che poi piano piano va a degradare verso la campagna di qua. Possiamo anche usare da questa parte. Vediamo. E qui ci proviamo a fare qualche cosa. Poi mi è stato detto, perché non provi a fare una specie di quartiere sportivo qua, mettendoci una basketball arena? In effetti, good point. Buona idea, perché la basketball arena ce l'abbiamo ed è questa qui, che la stavo appunto provando subito prima, e potremmo aumentare la strada e metterla qua. Perché no? Ho fatto 2 o 3 prove a riformare un pochino le linee di bus, e sono arrivato fino a 1800 più o meno, andando a dividere questa zona e unendo questa zona blu, unendola sia qui che a qui. Proviamo queste 3 cose. Allora, innanzitutto facciamo il discorso dei tram, così vediamo se effettivamente. Allora, per spostare una linea, innanzitutto andiamo qui, guardiamo tutte le linee. Siccome qui ne abbiamo 2, come vedete, quando io vado a selezionare mi seleziona anche la verde. Allora seleziono l'occhietto, così sparisce. Vedete che rimangono le vetture della verde. Adesso mi piazzo qui nel mezzo, qui dove c'è il punto, seleziono col tasto sinistro e me la sposto.
Allora, vediamo un po'. Ah, ecco, no, aspettate. Bisogna che prima uniamo qua, se no fa tutto un giro impressionante. Allora, andiamo qua. E facciamo il nostro ok. E l'abbiamo unita. Ok? Oh, che poi in effetti potevamo anche fare un ponte prima o poi, però vabbè, per adesso lo lasciamo così. Ho sbagliato. Allora, andiamo a unire questa, la mettiamo qua e la molliamo qua. La molliamo leggermente più avanti. Proviamo a mollarla nella stessa piazzola, vediamo un po' cosa succede. Allora andiamo a rimettere la fermata qui. Adesso andiamo a togliere anche la rossa, così non ci impedisce di mettere le nostre fermate. Aggiungiamo un'altra fermata qui, aggiungiamo direi un altro paio di fermate qui. Così questa poi quando andremo a fare gli uffici qui. Ok, una qui e una qui. Ok, adesso abbiamo quindi allargato la blu, vedete? E abbiamo fatto incrociare sia la rossa che la verde. La rimettiamo sia la rossa che la verde. Ah, qui c'è stato un incendio. Siccome abbiamo messo, vedete questa icona, io posso fare un rebuild perché vi ricordate abbiamo messo niente proprio di meno che la nostra disaster response unit. Quindi se noi adesso facciamo rebuild, opla, sparisce il nostro disastro perché è stato esaminato dal nostro elicottero. Questo si sta svuotando, bene, lo spostiamo. Allora vediamo di proviamo a metterlo qua, così non ce l'abbiamo fra i piedi. Bene, questo allora andiamo a spostarlo qua. Che brutto. È venuto un disastro. Lo mettiamo qui al limite? Sì. Ok. Adesso dobbiamo collegarlo. Bene. Quindi per adesso lo lasciamo qua. Ci mettiamo un'altra pompa di queste potenti al massimo, lo mettiamo qua. Alright, questa la possiamo togliere, questa anche. Bene, per cui adesso dovrebbe essere tutto collegato. No, non è tutto collegato. Adesso sì, quasi. Spostiamo un po' di inquinamento da questa parte. Questa sta ancora estraendo. Sì, 4000. Sì, perché abbiamo questa. Ok,
Adesso questo non c'ha più niente, quindi dobbiamo dargli una connessione. Guardiamo un po'. Ok, perfetto. Bene. Intanto che aspettiamo, cominciamo a mettere il nostro stadio da basket. Allora, questo non mi piace questo crack, però direi che non ci possiamo fare molto, no? Proviamo ad andare a vedere la mappa dell'altezza che rimane qua. No, in effetti un pochino possiamo farcelo. Sapete cosa? Aspettiamo un attimo che passino i tram. Ok, poi la fermiamo. Facciamo un... cancelliamo un attimo. Guardiamo. Sì, sì, perché no? È venuto. Direi che non è male. Direi che non è affatto male. Bene. Così non c'ho questo fastidioso scalino. Bene. Adesso proseguiamo con la nostra strada. Adesso prendiamo la nostra basketball arena. Allora, questa fa parte del campus DLC, quindi tutta questa roba qua che vedete della Trade School Campus, quest'altro campus che non abbiamo ancora sbloccato, e questo, gli sport, e poi appunto l'Art Gallery, eccetera. La facoltà, possiamo già piazzare, direi. Sì. Questa cos'è che faceva? Espande l'università. Noi adesso abbiamo sbloccato solamente, perché non abbiamo raggiunto il baseball park, le 24.000 e lo stadio di football americano. Questa la piazziamo qua, il nostro basketball arena.
Adesso proviamo a fare dei finti parcheggi. Facciamo una zona commerciale, prima ci mettiamo questa, Organic and Local Produce, prendiamo la Light Industry, l'industria leggera, e proviamo a fare dei 3x2. Bene, allora nel frattempo che qui si decide a spawnare qualcosa, intanto c'è... Ah, mettiamo già il nome intanto. Allora, qui ci mettiamo la nostra basketball arena e il nostro... non mi ricordo più come avevamo deciso di chiamarlo. La Westfield Arena. Westfield Arena. Direi che potrebbe essere. Oh, ne abbiamo perse 2 tra l'altro ultimamente. Non va mica bene. Ragazzi, impegnatevi di più. Impegnatevi di più. Sì, Westfield Arena e Westfield Center. Ce lo chiedeva Agostino Di Lugo nell'episodio 20. Sì, assolutamente. Eccolo qua che è arrivato il parcheggio. Quindi questo lo teniamo. Questo non lo voglio, questo non lo voglio, questo non lo voglio, questo non lo voglio. Questo lo possiamo tenere perché c'ha questo, forse, non lo so, vediamo. Westfield Basketball Center. Gli Westfield Lions. Allora, vediamo di spostare questo. Proviamo a spostarlo. Ah, questo è fuori, giustamente. Dobbiamo rifare la zona industriale, quindi allargarla. È anche il momento giusto, perché come vedete i 3 indicatori, l'indicatore residenziale è medio-basso, il commerciale è medio, e io di solito lo lascio sempre sul medio, al limite basso, ma non lo mando mai a 0, perché come vedete non abbiamo avuto molti problemi di non abbastanza clienti o cose del genere, quindi spostiamo qua uguale, così siamo a posto. Allora proviamo a spostare le nostre mucche.
spostiamo le nostre mucche e mettiamo una qui, una gli lasciamo un po' di posto per mettere così, ci mettiamo una strada, qui al centro ci metteremo il nostro parco. Potremmo fare una cosa diversa, mettiamo così, giusto, e lo facciamo, e ovviamente non si riesce a... ok, così dovrebbe dare da questa parte. Bene, l'entrata dovrebbe essere di qua. Bene, adesso ci sono le mucche che fanno la transumanza, come vedete. Passano attraverso gli uffici, molto bene. Quindi qui ci lasciamo le varie... Potremmo spostarle queste qua? No, lasciamo la zona industriale. Qui ci facciamo i pascoli. I pascoli, giustamente. Proviamo... Allora, come siamo messi qui a pascoli? Nella nostra 45. Stiamo andando avanti a bestia. Allora, mettiamo... Proviamo a mettere altri due, guardiamo che succede. Se va tutto a scatafascio o no. Proviamo a metterne 4 così. Ok, adesso da questa parte, per dare un po' di zona agricola, allora qui nel centro ci possiamo mettere la nostra zona così. Ok, poi vediamo qui davanti, gli mettiamo questa zona, anzi ci lasciamo un po' più di spazio. Qui non lo andiamo a collegare, lasciamo solo che sia collegato qua, vedete? Così non si formano, devono fare per forza un lungo viaggio. Allora qui possiamo provare a mettere una zona industriale, quindi ci facciamo il nostro distretto, ci mettiamo a zona di farming e proviamo a mettere, ma secondo me è un po' tanto, quindi non saprei sinceramente. Quanto rumore provoca questo? Abbastanza. Allora qui non ci mettiamo niente, qui facciamo pascoli, gli diamo un po' di senso.
essendo 3 diverse, possiamo fare 3 diversi aggiornamenti. Quindi, come vedete, qui c'è rimasta la parte finale, qui c'è rimasta questo pezzo, qui c'è rimasto l'altro. Prendiamo il viale alberato e lo andiamo ad aggiornare a posto. Così qua nel mezzo ci possiamo mettere quello che vogliamo. Qui lo stesso, ne facciamo un'altra da queste parti. Con queste 3 adesso, allora andiamo a mettere, no, l'acqua ce l'abbiamo, bene, allora andiamo a mettere bassa densità, andiamo a mettere, ad allargare questa, ok, questa zona, direi che si comportano abbastanza bene, non vedo icone, ne ho vista una adesso ma è scomparsa, il traffico va alla grande. Adesso andiamo a selezionare col nostro selective zoning, andiamo a selezionare 2, abbiamo un po' di domanda, magari riusciamo a usarla. Questa è venuta meglio perché come vedete non c'è interruzione qua nelle zone, qui sì invece. Dovremmo riprovare a farlo, però vabbè, lo teniamo così. Ah, perché è venuto un po' storto. Ma va bene, va bene, va bene, ci dà un po' di varietà, lo teniamo così. Ah no, però aspettate, no, ho sbagliato. Devo dare il European Suburbia. Eccolo. Via. Volevo dare European Suburbia perché mi piacciono le casettine piccole. Ricordatevi sempre di guardare la domanda, questa qua, quando state facendo le cose. Noi abbiamo spostato e messo la zona industriale con la domanda industriale perché questo genera posti di lavoro, quindi workers. Se non ci sono workers non viene fuori niente. Se la domanda qui è bassa, rischiate di fare un buco nell'acqua, aspettate, oppure vi dice che non ci sono abbastanza lavoratori. Allora, come possiamo fare qua? Ci mettiamo un po' di commercial? Direi di sì. Ci mettiamo anche organic and local produce, l'abbiamo messo, eccolo qua, così, proviamo un po'. Guardiamo, ok, bene. Come vedete, così abbiamo le nostre casette campagnole. Quando spawnano, quando vengono fuori, possiamo riempire i vuoti. Non prima, altrimenti vengono fuori le case grosse, vengono fuori delle ville grosse, a meno che non volete fare una via con le case più grosse, assolutamente. Quindi qua noi andiamo a
fare un po' di percorsi. Ah, qui nel mezzo non ci passa? No. Vabbè, amen. Andiamo a toglierlo di qua. Lo andiamo ad unire qua. Poi qui nella punta ci mettiamo ci piazziamo un po'. Come vedete questi qua li possiamo piazzare anche se non c'è la zona giardino, la zona garden. Non è che sia perché l'abbiamo raggiunti e quindi l'abbiamo raggiunti in precedenza. Come vedete non è semplice andare a dare un carattere rurale a una zona con dei pascoli, però tenendo le case basse, andando a selezionare European Suburbia e andando a mettere un po' più alberi, probabilmente riusciamo a creare una simil zona agricola con delle case basse. Qui aggiungiamo un campo, così andiamo a sfruttare anche prendiamo 2 piccioni con una fava, andiamo a dare un altro po' di campagna a questa zona. Qui andando a modificare le strade e l'altezza abbiamo modificato le zone, quindi le case sono scomparse ma adesso ritornano. Abbiamo messo un parco, quindi abbiamo fatto felici le persone. Poi nelle prossime volte guarderemo anche la felicità, il land value e altre cose. Datemi suggerimenti se avreste aggiunto qualche altra cosa per renderlo più rurale. Io ho volutamente non messo nessuna industria, così è diventato più, diciamo, molto pianura padana. Not enough natural resources. Ah, ecco, no. Allora non possiamo metterlo qua questo. Possiamo metterne uno qua, se proprio vogliamo. No, in effetti. Allora, lo sapete cosa facciamo? Qui ci mettiamo delle ville qua. Manca l'acqua? Ci manca proprio l'acqua. Andiamo un po' a vedere. Direi che sì, manca proprio l'acqua. Parrebbe proprio una mancanza d'acqua. Allora proviamo subito, perché elettricità
No, elettricità direi che ce l'abbiamo. Quindi mettiamo una... Questa fa rumore. Quindi allora, dove la possiamo piazzare? Possiamo piazzarla qui al posto di questa. Come vedete il cerchio rosso indica il rumore che fa, quindi io la devo piazzare dove non mi va a rompere mi va a rompere solo le scatole a questa casetta qua. Vediamo, spero di non creare più di tanto danno. E poi bisogna... ah, è già unita, fantastica. Guardiamo un po'. Esattamente, direi che abbiamo risolto brillantemente. Qui abbiamo ridotto la zona industriale. Sì, sì. Ci mettiamo un po' di alberi qua per mascherare e non se ne accorge nessuno. Esatto. Ci pare nato. Bene. Qui è venuto? Sì. Così una zona rurale con villette, campi. Qui non ci vado ad aggiungere nulla che gli vada a rompere particolarmente le scatole, cioè a fare da coltivazione, a fare da, non lo so, da creare traffico. Vediamo un po'. Qui la mettiamo qua. Qui lo stesso, non voglio creare tante... Proviamo magari a crearne qualcheduna qua. Vediamo. Ok. Beh, direi che la nostra zona... Poi dobbiamo decidere, qui probabilmente ci metteremo tutti alberi. Farò una sessione off stream di piantamento alberi. Allora, i nostri parcheggi direi che sono venuti abbastanza bene. Questo non è un parcheggio, questo neanche, questo neanche, questo neanche. Non vi vergognate, dico io.
Eccoci qua, come vedete, piano piano con un po' di pazienza sono venuti fuori i parcheggi. Questi sono gli unici parcheggi che potete fare venire fuori mettendo appunto organic and local produce in un distretto, facendo delle zone 2x3 e aspettando, e poi piano piano andando a rimuovere anche questo. Come vedete ce ne sono tanti dissimili che sono parcheggi, mezzi parcheggi. Questi possiamo simulare che siano delle baracchette, dei piccoli ristoranti per fare mangiare le persone. E possiamo ottenere questi ristoranti anche se sono uguali, per esempio. Questo è venuto fuori un parcheggio. E questa è la nostra basketball arena, che andremo poi piano piano a completare. Abbiamo cominciato ad aggiungere la nostra zona. Adesso guardiamo se riusciamo a tenerla in piedi. Mi sembra che stia abbastanza bene. Se vi è piaciuto questo episodio lasciate un pollice in su. Se avete delle domande e dei suggerimenti andateli a lasciare nei commenti che trovate qui di sotto. Avete tutti i link ai miei social, Instagram, Discord qui sotto. Se volete lasciare le vostre foto, i vostri screenshot delle vostre creazioni, delle vostre città, così se volete fare due chiacchiere, io spesso sono sul canale Discord, e se non ci sono potete provare a pingarmi quando non lavoro. Magari riesco anche a fare, ogni tanto faccio delle prove, quindi ogni tanto faccio domenica ho fatto un sacco di prove per fare online, per fare questa zona. E niente, se pensate che a qualche vostro amico possa interessare una serie di City Skylines, lasciategli pure il link al canale, e vi auguro fino alla prossima volta una fantastica giornata. Ciao ciao!